La torta rustica di carciofi è una crostata salata dove il carciofo è il protagonista principale. Questo viene messo all'interno di un guscio di pasta frolla dove non c'è lo zucchero, c'è un pochino di sale in più e c'è poco burro. Io utilizzerò poco burro perché il mio obiettivo è sempre quello di fare dei piatti se si può più leggeri con poche calorie, però vedrete alla fine del video quanto è stato difficile stendere questa frolla perché naturalmente il burro rende l'impasto molto più morbido. Se avete paura di avere le mie stesse difficoltà, metteteci 20 grammi di burro in più e vedrete che sarà tutto molto più semplice. Io utilizzo questo piatto come antipasto, ne produco delle porzioni molto piccole, però naturalmente niente ci vieta di portare l'intero ruoto in tavola e ognuno si serve come vuole. Il risultato è veramente strepitoso, non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a vedere come si fa. Per fare questa ricetta io utilizzo il carciofo e anche il suo gambo. Tagliamo solo la parte terminale e del gambo togliamo la parte esterna più fibrosa. Eliminiamo le foglie più esterne. Li laviamo e li andiamo a tagliare in pezzi abbastanza piccoli. Li laviamo per bene sotto l'acqua corrente e poi li andiamo a mettere in una pentola con acqua bollente leggermente salata per farli intenerire. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere 5 minuti. Dopo 5 minuti spegniamo il fuoco e coliamo l'acqua. Rimettiamo i carciofi nella pentola. Accendiamo di nuovo il fuoco. Mettiamo un pochino di olio d'oliva extravergine, una presa di sale, e facciamo cuocere a fuoco medio con la pentola coperta per 15 minuti. Ho fatto raffreddare i carciofi ed ora nella stessa pentola andiamo a mettere gli altri ingredienti per fare il ripieno. Abbiamo qui del caciocavallo fresco, se non avete il caciocavallo va bene anche la scamorza o del provolone dolce, però deve essere comunque del formaggio non piccante. E qui ho già tagliato 2 fettine di prosciutto cotto, mettiamo tutto dentro. Ci aggiungiamo del parmigiano grattugiato, io qui utilizzo quello a 36 mesi perché ha un basso tenore di lattosio e ci vogliono 2 uova intere. Mescoliamo il tutto. E il ripieno è pronto. Per la frolla io impiego farina bianca di farro,
però si può utilizzare anche la farina di frumento. Io qui utilizzo 60 grammi di burro chiarificato, altrimenti se dovete utilizzare il burro normale ci vogliono 80 grammi. Questo va tagliato in pezzettini molto piccoli e deve essere freddissimo, quindi bisogna prenderlo al momento dal frigorifero. Adesso dobbiamo lavorare molto velocemente il burro con la farina. Adesso che il burro è tutto incorporato nella farina, possiamo aggiungere l'uovo. Un uovo intero. E va lavorato molto velocemente. Con le mani andiamo a comprimere, quindi non dobbiamo proprio impastare, dobbiamo semplicemente comprimere per formare una palla. Possiamo metterle sul piano. E continuiamo a comprimere per far compattare l'impasto. Dividiamo la pasta in due pezzetti, uno ci servirà per le strisce e un altro invece per il fondo della pirofila. Un po' si spacca, ma non fa niente, perché se la pasta è così un po' fragile sarà sicuramente più friabile. E con questa pasta andiamo a rivestire il fondo. È un po' difficile da rivestire lo stampo, su questo sono perfettamente d'accordo, però questo è lo scotto che dobbiamo pagare se vogliamo utilizzare una quantità non eccessiva di burro e soprattutto se poi vogliamo avere una fetta di torta rustica veramente fragrante e friabile. Ecco fatto, con un poco di pazienza siamo riusciti a rivestire per bene tutto il nostro stampo da crostata. Adesso ci mettiamo il ripieno. E lo andiamo a distribuire uniformemente. E con il resto della pasta andiamo a fare le striscette. E siamo pronti per infornare.